ti dà noia, cioè trovi da criticare su come la stampa in generale riporta certe scoperte della scienza, per esempio, e nel nostro paese e anche all'estero, o esagerazioni, oppure capisci che bisogna, tu hai sentito, tu senti, capisci l'esigenza che ha un giornalista, per esempio la stampa, rivolgersi a te per cercare di capire. Però trovi che capiscono oppure che danno più disinformazione che informazione in genere? Insomma, non credo che purtroppo se un giornalista non può entrare nei dettagli della scienza, perché quello non ha la preparazione per certo. quello. Ma insomma, in generale io trovo che ci sono in alcune occasioni, in alcuni casi le cose sono presentate bene, in altri casi sono presentate male, sono tutte e due. Ora non posso dirti quale è di più, se l'uno o l'altro, ma quello è un problema serio, perché la divulgazione scientifica è veramente un grande problema. Il problema della comunicazione, sì, e della comunicazione alla società soprattutto. Certo. E d'altra parte è un problema che io penso che voi scienziati sentiate, perché sì, io ho avuto modo. Sai, anche la posizione dello scienziato è difficile, perché per lo più lo scienziato non sa comunicare. Lo scienziato è molto nella sua torre d'avorio, non è la torre d'avorio, è la scatola di vetro, diciamo così, dove c'ha le sue idee, le sue parole, questo qui adopera tutto quello, capisci? E poi improvvisamente la scatola si apre e deve parlare al pubblico, ma non può cambiare. Certo. Quindi anche quello è stato un impegno per te? Io ci sono riuscito, sono riuscito a comunicare, ma io ho visto l'enorme difficoltà, perché lì al SOLC quando ero presidente, avevo organizzato appunto che tutte le settimane ci fosse nel tardo pomeriggio, ci fosse qualcosa di questo genere, di spiegare un particolare aspetto del lavoro che si faceva al pubblico. Il pubblico veniva, c'era molta gente che veniva, ma non credo che questo sia riuscito molto appunto per questo, perché gli scienziati che facevano il lavoro, che dovevano spiegarlo, non erano capaci di spiegarlo. Era troppo difficile per il pubblico, capisci? Erano capaci di spiegarlo agli altri scienziati, ma al pubblico. Ed è questo divario qui che c'è ancora da superare. Io intendo, è molto difficile, ma è un divario importante, perché la gente ha sete di sapere, di conoscere. Non può entrare nel dettaglio scientifico, la gente, però se capisce qualcosa è anche più sollecitato anche a immedesimarsi di certi problemi. È proprio vero.